Bentornati a tutti. Allora, oggi un video un pochettino, fra virgolette, strano. Come ben sapete, insomma, sono in vacanza da parecchio tempo e quindi ho potuto, insomma, anche passare qualche oretta di tempo vedendo praticamente alcuni video su YouTube, quindi passando un pochettino il tempo, insomma, a guardare qualche video. Un giorno sono caduto proprio su un video, non fisicamente, e sono rimasto scioccato di quello che si trova in molti canali. Basta che succeda qualche cosa, che un'azienda, un qualche cosa magari sta passando o passa un brutto periodo, che subito, tac, si deve fare un video per buttare ancora di più l'azienda, proprio perché si sfrutta soltanto la notizia per fare soldi. Cioè, alla fine, ormai quasi tutti i canali sono diventati questo. Un canale, per esempio, io parlo del mio lato, ma sono quasi tutti così, quindi nel lato, nel reparto informatico, ormai anziché insegnare qualche cosa agli utenti, diciamo far capire come funziona quel programma, però sempre in maniera, oppure pubblicizzare un programma, ma sempre in maniera non sponsorizzata, perché ormai purtroppo si fanno video, ovviamente, dico purtroppo per fortuna, sarà che il mio canale non è monetizzato, quindi non me ne frega niente di fare pubblicità ad alcune aziende rispetto ad altre. Da me infatti le recensioni che possano essere di software, di hardware, di quello che sia, sono soltanto per un uso dovuto a un uso personale, quindi che sicuramente io le ho utilizzate, le trovo veramente fatte bene, le posso consigliare ad un pubblico, non perché vengo pagato, perché statene certi che se io un domani venissi pagato il mio canale monetizzerebbe come tutti gli altri. Se a me, come è successo che aziende a cui io completamente non credo, mi hanno proposto di sponsorizzare i loro prodotti e io puntualmente ho rifiutato perché insomma nel mio canale c'è questo, esiste questo, che se un prodotto per me non va bene, non è che perché mi offrono dei soldi il prodotto magicamente va bene, perché sicuramente nella lista, io ho fatto insomma un bel po' di video, nella lista sicuramente qualche video di quel prodotto che tutto assieme ne parlerò bene, sicuramente ne avrò parlato male in passato, perché se non è buono sicuramente il video sarà, o la video recensione sarà negativa. Ora, tutto questo preambolo perché vi stavo dicendo che avendo tanto tempo ho visto insomma alcuni video e sono caduto su un video dove si mettono a paragone oppure si pubblicizza, si mette a paragone insomma un Windows, un notebook Windows, quindi il classico in questo video era un Asus, ovviamente stiamo parlando di top di gamma ma di gamma altissima, quindi un top di gamma di Asus, contro, fra virgolette, a paragone, anche se non c'entrava niente nel video perché era pubblicizzato Asus, a paragone il bellissimo, insomma, MacBook Pro M3, il Max, il Pro Max. Quindi stiamo parlando di un Pro Max, di un Apple che costa insomma quasi 5.000 euro, forse se non di più, contro questo Asus che costa insomma giù di lì sui 4.000 euro. Quindi comunque notebook elevatissimi per fare un certo tipo di lavoro. Non si può mettere a paragone comunque questo bellissimo, che sarà spettacolare, Asus con un M3 Pro Max e dire che l'Asus è nettamente migliore, e ve lo sta dicendo uno che comunque utilizza al 90%, vi sto dicendo al 90% del mio lavoro viene fatto con un PC Microsoft Windows. Quindi non è che io sono di parte per Apple, perché io utilizzo, vi sto dicendo proprio che utilizzo, quindi significa che già lo trovo veramente comodo per le mie esigenze, un PC Windows, quindi fatto da casa Microsoft, quindi potrebbe essere lo stesso Asus, che potrebbe essere il top dell'HP, il top di Acer, quello che sia, quindi ve lo sto dicendo uno che non è di parte, però sentire dire in questi video che l'Asus ha battuto in tutto praticamente il Pro e il Pro Max è da andare a cestinare, quindi da buttare, quindi non serve niente di questo notebook Apple, praticamente è veramente sentirsi male, cioè io ho dovuto prendere il gastroprotettore perché mi è salita la gastrite, il reflusso mi è salito. Quindi il top del top del no sense praticamente è arrivato sentendo dire che addirittura lo batte in scocca, cioè sentire che un notebook che possa essere di Windows, che sia Acer, Asus, quello che sia, batte di scocca, stiamo parlando di scocca, di involucro, i Mac, e mi viene da ridere, veramente, cioè mi viene da ridere a sentire, praticamente a sentire una cosa del genere.
solo che se provate ad aprire con una mano il pannello di un Windows o il pannello di un Asus, scusate, di un MacBook, qualsiasi versione è anche dall'Air, quindi anche le versioni da 1.900 euro, l'Asus vi si ribalta, il Windows vi si ribalta praticamente e l'Asus vi rimane incollato. Quindi se avete una mano impegnata, per esempio, l'Apple lo potete aprire tranquillamente, la tastiera rimarrà incollata alla scrivania. Il Windows, quello che sia, vi si ribalterà direttamente. Questo per dire la sciocchezza che si può trovare magari in alcuni video. Quindi come scocca, cioè magari uno può prendere magari a pugni un Windows, non si guasterà perché è normale che io compro un PC per prenderlo a pugni a casa, come si vede per esempio negli iPhone, chi è contro gli iPhone che praticamente dice che non sono buoni perché praticamente sotto acqua, magari a 300 metri o accanto al Titanic, prende il cellulare e si guasta perché uno compra ovviamente l'iPhone per andarla a posizionare accanto al Titanic. Quindi è questa ormai l'utilità. O magari si vedono video dove si piega per dire che la scocca dell'iPhone, per esempio, non è resistente o del MacBook Pro. Perché noi quando andiamo ad acquistare, potete sapere, i nostri iPhone o i nostri MacBook, noi ci sediamo di sopra, quindi oppure ci andiamo nella scrivania e li incominciamo a piegare, perché l'utilità del telefono diventò piegarli per vedere chi resiste di più. Quindi è questa l'utilità del telefono, quindi non si guardano a livello software chi prende meno, chi prende di più la durata della batteria. Ormai quando si compra un telefono si devono rompere ancora prima di andarli a inizializzare, perché è proprio questo lo scopo del video. Quindi, e questa fu la prima cosa, l'assurdità che io abbia sentito, la scocca, per poi andare a un'altra assurdità ancora peggio, che è quella della tastiera. Cioè che la tastiera di questo Windows, e vi ripeto, io al 90% utilizzo Windows, quindi non è un video di parte, anche perché non potrà mai essere un video di parte perché io non sono sponsorizzato, non è un canale che monetizza, che ripeterò sino allo sfinimento. La tastiera è migliore quella dell'Asus, cioè senza sapere che molti tasti su Windows sono sempre saltati. Forse ora hanno un pochettino ridotto questo problemino perché magari nelle tastiere nuove ormai c'è la tastiera tutta all in one, quindi tutte in uno, magari diciamo non salteranno più i tasti, ma a durata o anche a cancellazione dei famosi colori che ci sono all'interno sopra ogni tasto, praticamente la durata è completamente scarsa e questo si sa che Windows ha sempre difettato come tastiere. Cioè mi si vuole mettere la tastiera anche come corsa, come sensibilità, come tatto nelle dita, si vuole mettere a paragone di un Apple in generale, quindi anche base, ma intanto parliamo di questo proprio MacBook Pro M3, quindi un notebook da oltre 5.000 euro che si può permettere solo una fascia di persone, dipende dal lavoro che si fa. Ma la cosa anche più assurda che si è sentita, e questa veramente è quella che mi ha fatto prendere il famoso gas protettore, è che lo supera addirittura in pannello. Cioè niente, ho dovuto staccare il video perché non si può sentire dire che un notebook, Windows, quello che sia, supera di pannello addirittura il MacBook in generale, ma stiamo parlando soprattutto di un computer che ha montato il Retina, forse si ci deve spiegare cosa sia il Retina, e andiamo oltre anche al Retina in quel caso. Cioè sentire dire una cosa del genere è veramente davvero l'assurdità più assoluta. Cioè c'è gente che utilizza proprio il Mac perché è l'unico che riesce a fare una correzione del colore, soprattutto ad Hollywood. Io sfido qualsiasi regista spiegandolo a questo specifico canale, sfido qualsiasi regista a fare la color con un computer Windows. Cioè è impensabile, non la fa nessuno, proprio perché la color correction addirittura dei film di Hollywood, quindi si parla di pellicole hollywoodiane, viene fatta con i Mac, proprio perché è il pannello migliore che ovviamente riesce a contrastare tutti quei colori, riesce a far settare al meglio per le pellicole cinematografiche. Ovviamente viene utilizzato un pannello ovviamente di Mac, quindi in questo caso per questo canale, per alcuni canali, addirittura i pannelli Windows che molte volte fanno ridere, magari non sarà il caso di questo da 4.000 euro, di questo Asus, però ovviamente questo stesso da 4.000 euro non può essere mai paragonato né avvicinabile al MacBook Pro M3. Quindi proprio questa è stata l'assurdità più assoluta. Ora, perché penso che siano solo assurdità dette, ma dette per un discorso soltanto economico, di costo, di introito, di pubblicità, di soldi, non mi stancherò mai di dirlo, perché negli stessi canali, guarda caso,
quando vedete voi scritto anche qualche anno fa sponsorizzato, magicamente la Apple era migliore di Windows. Quindi negli stessi canali potete trovare dei video fatti qualche annetto prima, un pochettino prima, dove il Mac magicamente batteva da tutte le parti, come ho detto ora, quindi di pannello di tastiera, quindi prima andava bene. E prima andava bene, se voi schiacciate play, ancora di play, parte la sponsorizzazione. E quindi uno che deve pensare, sono credibili questi canali che un anno prima il prodotto Apple andava bene solo perché sotto trovi sponsorizzato, quindi Apple pagava loro per dire che va bene, e magicamente quando magari Apple stacca la sponsorizzazione, Windows va benissimo, l'Asus va benissimo, perché magicamente se mettete play ci trovate scritto sotto sponsorizzato, quindi significa che in quel caso Asus sta pagando il canale. Cioè, non so fino a che punto il canale risulti credibile. Questo succede non in un canale, perché ho guardato, insomma, ve l'ho detto, ho avuto parecchio tempo per guardare in giro, per vedere argomentazioni nuove, prendere spunto da altri canali, eccetera, eccetera. Quindi incappando, insomma, in alcuni video, proprio anziché prendere spunto, uno veramente trova sente delle assurdità, sente e vede delle assurdità. Quindi questo più che diciamo un video, insomma, per spiegarvi chissà che cosa, era soltanto un video per farvi capire che prima di guardare dei video vedete sempre, anzi poi voi siete liberi di guardare qualsiasi video, però prendete effettivamente, ora come ora, soprattutto nei canali che sono sponsorizzati, quindi che hanno un pagamento, che ricevono dei soldi, che hanno delle entrate, che fanno pubblicità. Mi raccomando, state attenti effettivamente a quello che si dice, riguardateli bene in altri canali video, perché non è detto che effettivamente quel notebook in questione sia ottimo rispetto a un altro e vi spingono ad acquistare quello, perché vi dovete ricordare che per i soldi la gente dice qualsiasi cosa, qualsiasi fesseria si inventa. In questo caso per me, sempre per me, perché il mondo è bello perché è vario, ognuno la può pensare come vuole, per me questa è una grande fesseria, quindi magari spingeranno molto il pubblico a acquistare magari quell'Asus rispetto al Pro, che invece è nettamente superiore. E ripeto, ve lo dice uno che utilizza il 90% Windows e utilizza invece Apple per fare alcune cose, come abbiamo detto, la Color, che è praticamente imbattibile quasi in tutto, ma soprattutto sulle Color è imbattibile, soprattutto sui montaggi video. Quindi in quel caso, a prescindere che non sono monetizzato, non sarei mai di parte. Ve lo dice pure uno che utilizza, per esempio, come telefono, sono un iPhoneista, quindi per me, per esempio, è come è imbattibile, per esempio, l'iPhone. Ma non è che potete trovare anche qualche video, non è che per me l'iPhone è imbattibile, significa che lo utilizzo da 20 anni, significa che non ha qualche pecca, perché l'iPhone purtroppo ha pecche, come ho fatto qualche video io che mi sono lamentato. Io sì lo utilizzo e lo consiglio l'iPhone, però vi metto in guardia e vi dico l'iPhone è perfetto su molte cose, però se per esempio a tutt'oggi voi dovete fare dei video notturni, l'iPhone purtroppo pecca ancora. E mi dispiace perché l'iPhone è un ottimissimo telefono e magari proprio qualche Android invece non pecca la sera, come qualche Huawei, qualche Xiaomi, quindi diciamo che non è che ho buttato a terra lo Xiaomi perché Apple è il migliore, posso dire sì che è migliore in molte cose rispetto allo Xiaomi di fascia ovviamente alta, ma vi dirò, attenzione però perché se vi serve per fare video notturni, l'Apple pecca molto, non è ottimo. Se vi serve per esempio per tenerlo acceso, per utilizzarlo al posto di una fotocamera, per fare dei video lunghi, vi direi lasciate perdere, acquistate una fotocamera adatta oppure acquistate magari qualche altro Android che non abbia problemi di surriscaldamento, perché purtroppo l'iPhone tutt'oggi surriscalda molto e si stacca dopo un tot di minuti, soprattutto se si registra in 4K. Quindi ve lo dice uno che non è che sono di parte perché mi piace Apple, il fatto è che riconosco che Apple come smartphone è veramente il top, però ha alcune pecche, quindi non vi potrei mai dire quello è meglio di quello è meglio di quello. Sì, ve lo posso dire per alcune cose, ma ovviamente ci vuole anche la parte, diciamo, quella negativa, che poi non è negativa, è la realtà dei fatti. Quindi, che vi posso dire, insomma, state soltanto attenti quando andate a guardare questi video, effettivamente comunque guardatele di più in altri canali per vedere se effettivamente il video non è soltanto preso dalla pubblicità, quindi pagato e sponsorizzato. Per esempio, tuttora vanno circolando in continuazione video, per esempio della Intel, tutti li buttano a terra. Io ho sempre parlato benissimo della Intel. Io non è che sono di parte perché sono Intel, perché io sono un tecnico da qualche 23 anni, a 23 anni che io nei miei computer ho fatto sempre Intel. Io non ho mai montato in vita mia un processore AMD ai miei clienti e soprattutto i miei clienti
Se lo vogliono perché lo vogliono, io lo monto, io non sono nessuno per decidere, ma se ho la possibilità di spingerli all'Intel, io li spingerò ad acquistare computer Intel o ad assemblarci io computer con CPU Intel. Ora perché la Intel in questo momento sta attraversando un periodo un pochettino buio, brutto, solo perché qualche, che può essere, ovviamente Intel si parla di qualche, ma ovviamente sono migliaia e migliaia di CPU che magari stanno difettando, dando alcuni problemi in alcune zone comunque, cioè nel senso che dipende come si va a utilizzare il computer, e per esempio il gaming in questo caso magari ne soffre di più, ma chi utilizza il computer in maniera normale senza fare gaming ovviamente magari non avrà tutti questi problemi che stanno dicendo le persone di avere, soprattutto su alcune CPU. Sa di fatto che io ho montato CPU ultimamente, non mi hanno difettato completamente, ma hanno veramente una scheggia e sono perfette. Sarò fortunato io. Magari saranno sfortunati loro, però ovviamente c'è da tenerne conto, perché fino a quando è 1, 2, 3, 100 persone, 100.000 persone, ma quando incominciano a diventare 300.000, 1 milione di persone che si lamentano, allora il difetto effettivamente sussiste. Ma non per questo io posso buttare a terra Intel perché effettivamente sta attraversando un periodo brutto. Si capisce qual è stato il difetto del processore, della CPU, si cerca di rientrare, di sistemare, ovviamente di accompagnare all'assistenza tutti questi utenti che ovviamente hanno acquistato CPU Intel, che ovviamente sono CPU che costano tanto, perché anche una CPU riesce a costare sui 400 e 500 euro, quindi non dobbiamo, Intel non deve lasciarli da soli, deve comunque trovare una soluzione a questo problema. La troverà, l'ha trovata, non so se la troverà, se l'ha trovata, ma ovviamente non si può buttare a terra un'azienda che ha sempre surclassato su tutto, e questo non si può dire di no a AMD. Magicamente anche su questo canale, su tutti i canali, AMD è diventata la top di gamma dell'azienda, quindi ci dimentichiamo di quello che ha fatto internet per oltre 30 anni, 40 anni, quello che sia, cioè Intel è stata sempre nettamente migliore rispetto a AMD su prestazioni e tutto. Ora magicamente, dato che ci può uscire il video a pagamento, perché figuriamoci se ora non si spingerà AMD su tutto questo, e io non ho nulla contro AMD, per me AMD è perfetta, ovviamente soltanto sulle CPU di altissima fascia, quindi il Ryzen 9 per intenderci, forse nemmeno il 7 ne terrei conto, comunque il Ryzen 9, quindi in quello di là ovviamente è molto molto prestante, perché figuriamoci è un'azienda pure lei perfetta, però io non ho mai tenuto conto prendere delle CPU AMD e mi sono sempre rivolto a internet e fino ad oggi non ho avuto problemi, ripeto, non per questo faccio dei video negativi su Intel, perché a tutt'oggi io consiglierei di assemblare PC praticamente con CPU Intel. Sicuramente l'azienda si riprenderà tutto questo discorso di tutti questi licenziamenti che ci stanno avvenendo per questo problema di CPU, ormai l'azienda sta quasi al fallimento, eccetera, eccetera, serve soltanto per creare allarmismi, fare video e farsi pagare ovviamente. Quindi il concetto del video, diciamo per molti di voi sarà un video che forse nemmeno guarderete, è noioso sentirmi parlare di queste cose, però per me era doveroso farlo, state soltanto attenti a quello che vedete nei canali, quindi non fidatevi, anche nel mio stesso per carità, non fidatevi di quello che dice il creator, perché il creator non è Gesù sceso in terra, è una persona normalissima che la mattina si sveglia e fa video. C'è chi fa video soltanto per prendere dei soldi, quindi dove tira il vento lui va, c'è invece chi fa video effettivamente perché quel prodotto per lui è buono, cerca di consigliarlo e poi le persone ovviamente possono trarre un vantaggio acquistando quel prodotto, oppure direttamente possono dire a me non interessa di quello che stai dicendo, vado da un'altra parte. Ciao a tutti!